Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento opzionale Ironman edizione De Agostini in scala 1:3, altezza 60 centimetri, Marvel numero 101. Ecco qui. Questo è il primo numero dei 20 opzionali della, non voglio dirlo in inglese perché non lo so pronunciare, quindi direi battery damage, ma non lo so dire, dell'armatura danneggiata. Allora, innanzitutto andiamo a vedere il primo fascicolo al suo interno. Qui abbiamo la prima pagina dei numeri utili e servizi. Se avete piacere di dare una lettura, questo è il motivo per il quale riprendo le pagine in maniera così ravvicinata, potete farlo. Ovviamente è dedicato a coloro i quali non hanno fatto questa collezione. Vi devo dire una cosa, io ho già aperto il blister, sapete, perché per potervi dare poi delle indicazioni devo portarmi un po' avanti con il lavoro. E ho notato una cosa molto interessante. Pensavo che il casco fosse semplicemente stato un po' consumato, no? Per renderlo così danneggiato. E invece no. Hanno mantenuto il colore di fondo e lo hanno pitturato sopra. E devo dire che è molto bello. Dal vivo è veramente molto molto bello, e in più alla fine gli hanno anche dato il trasparente sopra. E poi, se non ricordo male, quando abbiamo montato 2 anni fa il primo numero, la plastica che adesso andremo a vedere, quella che è sotto, dove poi va messa l'attaccatura per lo snodo del collo, è più spessa. A qualcuno sarà capitato di romperla o di creparla. Ecco, se ne sono accorti e l'hanno resa più spessa. Guardate che immagini meravigliose. Allora, le critiche su questi pezzi ne ho già lette di cotte e di crude su tutti i gruppi nei quali appunto io presento i miei video, quindi diciamo in tutta Europa, e sono più o meno le solite, e i pezzi poi alla fine che ti danno sono soltanto certi pezzi. È inverosimile che un'armatura possa danneggiarsi nella parte, che ne so, del polpaccio e non sulla tibia. Bene, intanto qui ci dicono che la seconda parte del casco danneggiato, dell'armatura danneggiata, la riceveremo nel prossimo numero. Bene, vi stavo appunto dicendo, come ho già specificato, se non ricordo male, nel numero 100, ogni pezzo che ci è stato e ci verrà fornito in queste 20 uscite, per chi deciderà di farle, perché l'armatura è già completata con il numero 100, in realtà con il 97. Gli altri 3 numeri servono per poter assumere altre posizioni. Quindi stavo dicendo, hanno fatto sì dei pezzi danneggiati, ma pezzi che siano facili da sostituire, dove, a parte l'armatura danneggiata del torace, dove dovremmo rimuovere
se volessimo presentarlo così, quindi danneggiato, dovremmo rimuovere i 2 poussoir di plastica, quelli argentati, svitare le 2 viti e poi sfilare e svitare le 4 viti, 2 da una parte e 2 dall'altra, del pezzo basso del torace. Tutto il resto si attacca e si stacca con una leggera pressione senza andare assolutamente a smontare nessun altro pezzo. Ecco, per questo motivo immaginatevi voi, se ci avessero anche fornito la tibia, andare a smontare tutta la gamba avrebbe avuto poco senso. Quindi tutto qua. Adesso andiamo a vedere, io non lo so se riuscirò, intanto vi presento i pezzi, se riuscirò veramente a rendere onore a quella che è la verniciatura di questi pezzi, come vi ho anticipato prima, perché dalla foto non rende. Allora, troviamo 4 serie di viti, 3 sono destinate ad essere evitate nella plastica e sono AP, EP e BP, vedete? Colore azzurro, plastica, P finale, plastica. Lo so ragazzi, voi che mi seguite non ce la fate più a sentire sempre le stesse cose, però vi posso dire che grazie a Dio si aggiungono sempre persone nuove e magari questo è il primo video che guardano di Michele, quindi cercate di comprendermi. Un'altra serie di viti, che è la quarta, la EM, vedete? Questa è azzurra e questa è nera. Questa è da avvitare esclusivamente nel metallo, M metallo. Qui possiamo, se volete, io lo faccio, andare a lubrificarle quando andiamo a crearci il filetto. Io uso sempre fare questa azione perché non mi potrà mai succedere alcun danno, che una vite si possa rompere, a meno che non sia difettosa la vite, e lì può succedere. Comunque, guardate. Andiamo subito a togliere i pezzi e poi ve li faccio vedere. Cerco di avvicinarmi più che posso, sempre che si riesca a mettere a fuoco correttamente l'immagine. Così da potervi far vedere cosa ho voluto dirvi prima. Vedete? Non è la vernice che è stata rimossa, può sembrare, ma c'è proprio la pennellata con l'argento e qui si sente un po' in rilievo sotto il trasparente questo grigio scuro. Anche qui è verniciata, non è stata consumata fin sotto il metallo. Questo argento che vedete non è il metallo sotto la zama, ma è proprio la vernice. Quindi devo dire che sono contento, perché mi piace davvero. Ecco qua. Anche perché capirete, questa è plastica rossa, non potrebbe mai essere il metallo quello argentato sotto, quindi questa è una maggior conferma di quello che vi ho appena detto. Allora, andiamo a montare questo casco. Prendiamo subito le viti EM, una. Io ho già fatto tutte queste operazioni per velocizzare il video.
ho bagnato la mia vite nel grasso, va bene anche olio, qualsiasi cosa che sia un lubrificante. Fate attenzione. Sono andato a crearmi il filetto con la vite EM in questi fori che adesso vi indico. Come potete vedere sono 7, ma non è finita qui. Sempre con la stessa vite EM andiamo a crearci sempre il filetto anche qui e qui, per un totale di 9 fori. Bene, qui ci dicono di iniziare a montare dal casco. Adesso ragazzi vi do una curiosità, in realtà do una rispolverata di quello che già dissi allora. Cerco di mettere l'immagine più a fuoco. Questo, che apparentemente può sembrare identico se viene montato così o così, no, non è la stessa cosa. Perché non è la stessa cosa? Perché non molti fanno caso. Guardate, non molti, dicevo, fanno caso a questi particolari. Qui abbiamo una mezzaluna, qui abbiamo una mezzaluna. Questo entra sia così che così. Ok? Secondo quanto ci dicono loro, questa è la posizione corretta. Proviamo allora ad andarlo a avvitare. Facciamo un giro 2 indietro, appena sentite il tac, sentito? Vuol dire che ha preso e potete avvitare comodamente nel vostro filetto che avete creato prima. Adesso andiamo a mettere da parte un momento questo e lavoriamo con questo qua. Prendiamo 3 viti AP, chiudiamo sempre i sacchettini, ecco qui, andiamo a crearci il filetto senza olio, senza grasso, ricordatevelo, mai usare lubrificanti nella plastica. Io l'ho già fatto, 1, 2 e 3. Avvitiamo, stringiamo poi solo alla fine, non subito. Lasciamolo che si muova. Adesso possiamo stringerlo. Questa è la plastica della quale vi parlavo prima. A me pare che l'abbiano resa più spessa. Non sono sicuro al 100%. Guardate sotto, vedete che è decentrato? Bene, basterà allentare le viti. Ecco qui, dovete guardare tutti i particolari. Sono quelli che poi alla fine fanno la differenza. È 2 anni che lo dico sul mio canale. Se avete piacere, iscrivetevi, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video.
date anche un'occhiata alla playlist, ci sono altri modelli. Grazie a tutti quelli che si sono iscritti, che mi seguono, che mi danno supporto morale, che commentano e mi danno consigli. Grazie a tutti ragazzi, con tutto il mio cuore. Allora, andiamo adesso a prendere due viti EM. Adesso vi faccio vedere perché ho iniziato non da dove dicono loro, ma da questo punto. Andiamo a prendere questo. Vi ricordate che io il filetto non ve l'ho fatto vedere perché me lo sono già creato prima, proprio per fare il video, come ho già detto, più breve. Andiamo a mettere questo all'interno in questa maniera e fissiamo con le due viti EM. Sentite lo scatto del filetto? Giro al contrario il cacciavite, guardate. Sentito? A questo punto posso avvitare. Stringete forte ma non esagerate. Quando arrivate in battuta stringete forte e poi fate appena un colpetto indietro. Comunque non deve ballare, ecco. Ok? Non deve ballare. Proviamo adesso. Così va bene, perché mancano anche queste due viti qui. Adesso vi faccio vedere perché vi ho fatto montare prima questo, che non è sbagliato, attenzione. Guardate. Vedete? Vedete che è perfetto? Qua abbiamo la vite. La vite, ovviamente intendevo dire, abbiamo il foro per poter poi mettere la vite. Adesso guardate cosa succede. Ecco perché dovete fare attenzione alle piccole cose. Se invece non vi accorgete della mezzaluna e lo mettete così, lui si avvita lo stesso e sta e coincide perfettamente con i fori. Ma è sbagliato. Non si monta così. Guardate. Anche se io schiaccio e lo faccio entrare e non riesco, vediamo se si vede, qui non c'è il foro sotto. Vedete, qui li abbiamo ovviamente, ma qui non c'è, perché avete sbagliato a montare questo. Quindi mi raccomando, adesso metto pausa, lo smonto e lo rimonto e poi andiamo avanti con il montaggio del casco. No, ci ho ripensato, ho voluto farvelo vedere proprio bene, così evitate di fare errori. Vedete? Qua abbiamo la mezzaluna, attenzione, che va inserita nella sua sede dedicata a mezzaluna. Fate attenzione, altrimenti non riuscite a montarlo. Bene. Perfetto. Torniamo indietro. Prendiamo questo. Qui ci dicono di montare la vite EP alla fine. Non la montate alla fine perché quando andrete a crearvi il filetto qui dovrete fare pressione e rischiate di rompere questa letta all'interno perché non potete mettere il dito dietro in quanto l'elmo, il casco è già stato chiuso. Quindi prendiamo una vite EP conviene usare
un cacciavite a croce con la punta più piccola, ecco qui, e andiamo ad avvitarla qui e gliela lasciamo inserita all'interno. Andremo poi a rimuoverla alla fine quando monteremo l'altro pezzo. Vedete? Tutto è più semplice. Non arrivate alla fine perché considerate che avete anche un po' di spessore poi della placchetta. Così va benissimo, lo lasciamo lì. Poi io ho la batteria delle uscite che abbiamo montato nella nostra armatura. In questo numero non vi viene fornita, vi verrà fornita dopo. Qui abbiamo il positivo più qui il negativo, il rosso è il positivo, il nero è il negativo, quindi la inseriamo così e proviamo il corretto funzionamento, perché se già non vi si accende è inutile che montate il pezzo, dovete richiedere la sostituzione. Ecco qua, funzionano tutte e due. Va bene, possiamo anche lasciarla così, se non mi dà fastidio, e penso proprio di no. A questo punto torniamo indietro e andiamo a montare questo. Prendiamo una vite EM fatevi i filetti, ragazzi, createvi i filetti, perché vi dico una cosa, questa vite adesso noi andremo ad avvitarla nel metallo, ma questa è plastica. Se non vi create il filetto sarà dura dall'inizio alla fine e se non vi accorgete quando siete arrivati in battuta e avvitate un po' di più, spezzerete inevitabilmente questa plastica. Poi fate come volete. Andiamo a inserirlo qui. E avvitiamo. Non esagerate a stringere, una volta che siete arrivati alla fine, basta. Questo non si muove, va bene così. Ok, a questo punto ci dice di montare questa. Anche questa dovete fare attenzione. La inserite. Così. E poi dovete andare a fare incastrare le due parti perfettamente qui. Fate pressione finché si agganciano bene. Non devono rimanere spazi aperti. Abbiamo fatto anche questo. A questo punto ci dice di mettere la plastica che dovrà tenere i due LED all'interno, contenere i due LED all'interno. Quindi andiamoli a prendere. Se riusciamo a non toccarli con le dita, sicuramente sarà anche meglio. Io non è obbligatorio, ma li metto in ordine. Costa poco. Ok. Quindi questo va messo così. Inserisco il mio LED all'interno e lo faccio entrare finché non sarà arrivato in battuta. Ecco qua. Forse non cambierà molto, ma vi consiglio di metterli o tutti e due con i fili in orizzontale o tutti e due con i fili in verticale. Va bene, è una cosa, è una piccolezza, poi come ho detto magari non farà differenza. A questo punto
andiamo a mettere il pezzo qui, prendiamo due viti EM e avvitiamo. Certo, uno dice: Michele, ma la prima uscita l'abbiamo pagata a €1. Adesso qui per farne due devi pagare €22. Cari ragazzi, la prima uscita non valeva €1, lo sappiamo tutti. È stato un lancio per farci vedere come era strutturato la nostra armatura, e io dico che sono ben felice di averlo fatto. Per cui ecco, è normale che costi così. D'altronde avete idea di cosa varrà un casco di queste alla fine, non so, tra 5 o 10 anni come gadget alle nuove generazioni? Perché Iron Man certamente vivrà per sempre come supereroe. Quindi ecco, io vi dico sì, secondo me li vale tutti. Abbiamo fatto anche questo. Adesso andiamo a mettere questo pezzo sopra, così. Anzi, andiamo a fare una cosa, guardate. Anche questo vi avevo detto 2 anni fa. Molti hanno il gioco quando muovono la manopola di accensione e spegnimento. Io ho preso il mio classico tappo di sughero, ho tagliato la testa, ho preso un punzonatore da 7 mm, vi ho spiegato anche come usarli nei video, andate a vederli, e un punzonatore da 3 mm. Mi sono creato la prima rondella, l'ho messa all'interno, ecco qua, e poi con un O-ring, un OR 3 mm per 1,5 ho inserito questo all'interno e mi monto quest'altro pezzo con la vite BP. Io mi sono creato anche i filetti qui, ragazzi, lo vedete che la plastica è più bianca? Io ho creato i filetti dappertutto, ve l'ho già detto all'inizio, voi fate quello che ritenete più giusto per il vostro modello. Ecco qua. A questo punto inserisco questo qui e come potete vedere non ha alcun gioco. Dove lo metto sta, ma vedremo dopo. Prendiamo adesso la vite BP. Anche qui mi sono già creato il filetto prima. Questa poi andrà messa così, quindi prendiamo il contatto delicatamente. Qui sotto abbiamo un perno e il foro della vite, quindi non vi potete sbagliare. Il perno va messo in questo foro qua chiuso e la vite ovviamente nel foro passante.
Io sto guardando tutto attraverso il telefonino, non avete idea che difficoltà che si ha a non avere il pezzo proprio davanti agli occhi. Andiamo a provare. Ecco, perfetto, guardate. Dove lo metto sta. Bene, a questo punto andiamo a chiudere. Fate attenzione che i fili non vadano qua sotto, potrebbe accadere. Come potete vedere, qui riuscite adesso ovviamente a vedere il foro perché è stato montato correttamente. Prendiamo 3 viti EM e chiudiamo tutto. Ricordatevi sempre l'apertura facilitata delle bustine, guardate, dito pollice, dito indice, sfregate e avete aperto il vostro sacchettino. Andiamo a mettere le 3 viti EM. Adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa, perché dovete crearvi i filetti, ve lo faccio vedere, guardate anche, se riesco a mettere a fuoco. Adesso svito questa vite, se voi non vi create il filetto, sapete cosa fate? Voi ovviamente la mettete diritta, guardate, la andrete a mettere così, sbagliato, la vite non si mette così, ma si mette così, perché il filetto è già creato, vedete che è storta, così è diritto, la vite è messa così, perché segue il filetto ed è questa la posizione corretta, quindi attenzione perché poi si fanno i danni e poi si lamentano che l'armatura non è bella. Ragazzi, l'armatura è bella, funziona tutto, guardate i miei video e vi accorgerete. Ok, cosa è rimasto più da fare? Andare a svitarci comodamente la nostra vite EP, quella che abbiamo messo prima. Guardate cosa succede, guardate come flette. Se io spingo, vedete? Guardate la batteria, va giù. Ecco perché vi dico, fatevelo prima il filetto, così il rischio di rompere l'asola sotto che tiene fermo il pezzo non lo avete. Inseriamo questo. Ecco qua. Lo facciamo girare finché si blocca nel suo incastro dedicato. Ecco. E abbiamo finito. Guardate. Non si vede niente perché c'è troppa luce. Un attimo che regolo le luci. Ecco qua. Ho levato un po' di luci, guardiamo. Perfetto. Vedete? Non balla neanche, non ha gioco, nulla. Semplicemente così. Bene ragazzi. Guardate, sono proprio contento, mi piace. Ancora 19 uscite e ho terminato tutto. Ho voluto fare anche questa armatura perché mi piace davvero tanto. Sapete che devo andare a vedere l'altro casco se ho questo gradino qui, perché io non ricordo. Ah, no, lo hanno proprio danneggiato loro. Hanno fatto uscire un po' la lamiera qua fuori. Che figo. Vedete che c'è un gradino qua? Che è staccato un po'. L'hanno fatto apposta. Bello. Qua un po' di meno. E sì, perché
ha subito un combattimento, Cribbio. Bene ragazzi, Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo, vi dà appuntamento al prossimo numero che uscirà la prossima settimana, il numero 102. E grazie di tutto ragazzi, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando, se avete piacere non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Ciao a tutti!